Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi è un video molto speciale, ma anche molto difficile per me. Io sapevo dall'inizio che volevo girare questo video mentre stavo qui a Roma, però non ho trovato le parole giuste, allora l'ho lasciato per l'ultimo momento. Adesso è il mio ultimo giorno qui a Roma, fra qualche ore devo andare all'aeroporto per prendere l'aereo e tornare a Lisbona, ma finalmente noi siamo qui davanti al Shamrock, un pub irlandese nel centro storico di Roma, vicino al Colosseo e al Foro Romano e al Palatino. E siamo qui in questo posto perché volevo raccontarvi la storia della vita di un'amica mia, Jill Sarapata. Questo è Jill. Dietro di me c'è un'opera di street art che è stata fatta sulla base di una foto di Jill. Era sempre un posto preferito da lei. Io ho conosciuto Jill nel 2004 quando tutte e due lavoravamo come guide turistiche nel Foro Romano qui vicino, e noi abbiamo molto in comune perché abbiamo la stessa età, siamo tutte e due degli Stati Uniti e siamo arrivate tutte e due qui a Roma quando eravamo giovani adulti, io nel 2001 e lei nel 2004. Per me questa decisione di trasferirmi a Roma non è stato molto difficile perché io sono andata via dagli Stati Uniti appena qualche mese dopo essermi laureata. Per lei invece lei ha preso questa decisione un po' più tardi nella sua vita. Lei aveva 28 anni e lei aveva già una vita adulta negli Stati Uniti, mentre io non avevo niente da perdere. Lei aveva già un bel appartamento, una macchina, una carriera come fotografa, però è venuta qui a Roma per una settimana in vacanze e è stata appassionata per la città. Allora lei ha paragonato la sua vita frenetica negli Stati Uniti con la vita qui a Roma e ha deciso che sarebbe più felice qua. Allora si è trasferita qua a Roma, ha trovato un lavoro ed è rimasta. Allora io ho molta ammirazione per lei e per questa decisione che lei ha fatto di rimanere qua a Roma, perché non è stato sempre facile. Ad esempio lei non aveva il patentino necessario per fare la guida turistica, che è un documento difficilissimo di ottenere. E come cittadina americana non aveva neanche il permesso di soggiorno per vivere legalmente qui in Italia. Non l'avevo neanche io era per questo che io sono andata via dopo 3 o 4 anni, anche se quello periodo della mia vita, quando vivevo qui a Roma, è stato un periodo felicissimo della mia vita, ma mi sembrava che era troppo stressante, troppo difficile rimanere qui senza i documenti. Allora io sono andata via, ma Jill invece è rimasta per tutta la sua vita. E ho molta ammirazione per lei e penso che lei ha fatto molto bene di lasciare tutta la stabilità, tutta la sicurezza che lei aveva negli Stati Uniti per cercare la felicità, che è una cosa più importante per quanto riguarda la stabilità. E penso che lei ha fatto bene perché
la vita è troppo breve per vivere una vita in cui tu non sei felice. È anche più breve di quello che lei poteva immaginare, perché in gennaio di quest'anno, inaspettatamente, lei è mancata. È sempre stata in buona salute, ma per qualche giorno aveva mal di stomaco, pensava che fosse intossicazione alimentare e invece era qualcosa molto più seria. Quando i paramedici sono venuti da lei già era troppo tardi. Questo è stato scioccante per la sua famiglia, ovviamente per tutti i suoi amici, anche per me. Questo soggiorno adesso a Roma è la prima volta che io sono venuta qui a Roma dopo la sua morte e io ancora sto assimilando questa brutta notizia. È molto strano stare qui senza lei, ma io sono molto fiera di lei per aver preso questa decisione, per aver riuscito, sono contentissima per lei che lei aveva riuscita a rimanere qui nel posto che lei amava lo più per tutto il resto della sua vita. Una volta, qualche anno fa, il mio marito ha fatto un'intervista con Jill per il suo podcast e lui l'ha chiesto qual era il suo posto preferito a Roma e lei ha risposto il Palatino. Il Palatino è giustamente il posto dove lei lavorava tutti i giorni facendo la guida turistica. E io non posso immaginare niente più bello di quello, di passare tutti i giorni nel tuo posto preferito, nella tua città preferita, facendo vedere questo posto alle altre persone che vengono per la prima volta e spiegando a queste persone perché questo posto è così magnifico, così magico e perché tu sei appassionata per questo posto. Penso che non possiamo chiedere niente di più della vita. Allora, sono molto fiera di Jill per andare alla ricerca della felicità e sono molto contenta che lei l'ha trovato qui a Roma.